anche Telegram. E Chuck, ragazzi, ciao a tutti. Weekly, Ciao. miei. Ciao, Eccoci. ciao Marco. Questa bella live, un po' di notizie, qualcosina di interessante, ma sì, abbiamo... parte Vai, sempre. vai. Con la sigla. La sigla non ci può mancare. Vado. Eccoci qua. Eccoci. Ciao a tutti. Come va? Molto bene. Siamo un'altra settimana, inizio settimana, un po' uggiosa, ma adesso ci scaldiamo con un po' di kilowatt. Infatti, esatto, scaldiamoci con i kilowatt, perché è fondamentale andare a vedere un pochettino di notizie su uno degli argomenti più chiacchierati in assoluto, le batterie. E allora non perdiamo tempo, si parte subito. Condividiamo la nostra bella scheda, eccola qua. Sì, in realtà qui non dice tantissimo, ma cogliamo l'occasione per parlare appunto di queste nuove stazioni di ricarica che se ne sentono, diciamo, quotidianamente, di nuove installazioni di hypercharge, cioè comunque queste cariche sempre più rapide che arrivano fino a 350 kilowatt e stazioni, diciamo, che diventano sempre più energivore, motivo per cui qui si sta pensando di fare qualcosa ormai forse già scontato per alcuni, però accomunare alle stazioni di ricarica delle vere e proprie batterie per eliminare, diciamo, i grandi picchi di richiesta dalla rete. Esatto, fondamentale, quindi funzionano un po' come un buffer, spieghiamolo. Le batterie in questo caso fanno un po' da buffer, non chiedono troppa potenza alla rete perché l'assorbono continuamente, ma possono dare picchi di potenza alla ricarica delle batterie. Qui stiamo parlando di 1000 kW, quindi megawatt, un megawatt di ricarica. Le batterie sono sempre più grandi, quindi il megawatt comincia ad essere molto interessante. Qui ovviamente probabilmente è diviso su più stazioni, cioè parlano di diciamo potenza erogata istantanea della stazione di ricarica che magari può avere più stalli, perciò caricare 3, 4, 5 macchine assieme, e qui si sta parlando appunto di utilizzare comunque un accumulo proprio per ricaricare questo pacco magari con una fornitura comunque da magari centinaia di kilowatt, però diciamo avere una richiesta un po' inferiore dalla rete vera e propria. Diciamo che queste sono proprio pillole che stiamo dando. Dopo apriremo qualche file un po' più importante. Anche qui abbiamo una piccola news sulle 4680. Lascio a te, Dani, la parola. Beh, qui qualcosa di interessante sul fronte proprio di quella che è la visione di un'azienda, Panasonic, che sapete sta accompagnando Tesla da sempre sulle nuove 4680, questo formato di cui con Alan e Marco abbiamo già discusso parecchio e che è uno dei formati più ambiti in generale dall'industria delle batterie, per cui ci sono stati tanti annunci che abbiamo visto nelle scorse settimane. In questo caso è Panasonic che praticamente c'è dietro alla realizzazione delle 4680 tanta tecnica e loro si sentono pronti a portare avanti proprio la tecnologia. Sì, diciamo che credono molto nello sviluppo di questa tipologia di cella, effettivamente, perché forse supera un po', diciamo, i limiti dimensionali delle 18650 o 21700, perciò diciamo che si avvicina di più perché avremo una capacità più o meno di 25 ampere che si avvicina un po' alle celle prismatiche, diciamo, che molte case stanno iniziando ad utilizzare. Diciamo che è un po' una via di mezzo, però già possiamo apportare molta più energia. Evidenziano il fatto che non è solo un ingrandimento di dimensioni, come magari lo è stato il passaggio dalle 18650 alle 21700, ma in realtà le soluzioni, diciamo, interne, costruttive, impongono parecchie modifiche costruttive dell'impianto per la costruzione in mass production.
Vero, e questo è importante perché la 4680 cella aspettata da tutti, è una cella di cui veramente in tanti stanno parlando, una batteria importantissima. Andiamo avanti perché le notizie sul fronte proprio delle 4680 si sprecano, questo è una qualcosa di importante. 4680 che dovrebbe essere prodotta, correggetemi se sbaglio, anche in Germania nella Gigafactory, la cosiddetta Giga Berlin, che però ancora prima delle batterie deve risolvere qualche nodo legato alla burocrazia. Poi dicono sempre dell'Italia, Alan, in realtà anche in Germania la burocrazia non è simpatica. Probabilmente abituati forse in America, magari hanno qualche procedura un po', come dire, più semplificata quantomeno, via. Diciamo che stanno anche realizzando insomma una struttura che non si fa tutti i giorni, perciò si scontreranno un po' appunto con il fare europeo. Diciamo che da qui facciamo un salto oltreoceano e andiamo a vedere che altre grandi aziende, diciamo, stanno investendo sullo stato solido, e questo in particolare sul litio metallico. Diciamo che sì. vai. In questo caso non è diciamo l'azienda innovativa di R&D che sta facendo la ricerca sulla cella a stato solido, quanto piuttosto un grande produttore di celle tradizionali che sta cominciando a investire su impianti produttivi per la produzione dei composti di litio metallico, quindi per prepararsi già a una mass production delle celle che saranno forse di loro sviluppo o magari anche di sviluppo altrui come know-how, però sì, si stanno preparando, diciamo, a entrare in mass production con il litio metallico. Sì, esattamente. Facciamo un riassunto magari, Alan, sul litio metallico, perché abbiamo tanti amici nuovi anche su Clubhouse. Litio metallico è, diciamo, il traguardo finale dello sviluppo delle batterie al litio, diciamo la generazione 5, adesso siamo alla generazione 3A, ci sono di mezzo ancora la 3B e la 4, cercando di definire una roadmap, diciamo, di incremento progressivo della tecnologia. È quello che promette di sfruttare appieno le potenzialità del litio senza dover trovare delle ricette che la rendano più utilizzabile, ma che sono tutti materiali aggiuntivi e che quindi vanno a togliere o aumentare peso, aumentare dimensioni, a togliere efficienza, efficacia alle potenzialità del litio, mettiamole così. Ovviamente si sa già che il litio ha queste potenzialità, non si è ancora trovato il modo di imbrigliare in modo stabile anche per migliaia di cicli queste sue potenzialità, diciamo. Però ci si arriverà, diciamo che è una roadmap che si sa che richiederà diversi anni di sviluppo, ma è ormai assodato che sarà quello un traguardo raggiungibile. Tra l'altro, diciamo che c'è chi, oltre alle... Se sento un po' di ritorno, non so dove venga. Dicevo che no, c'è tanto ritorno. Marco, tu hai un altoparlante lì con te? Io sì, ma anche prima. Io vi sento abbastanza bene comunque. No, io non sento più ritorno, ok. E dicevo che c'è chi prevede appunto lo stato solido come batterie diciamo di nuova generazione per caricare più velocemente e così via, e chi in realtà in Oriente sta continuando ad investire sul battery swap. Tant'è, esatto, perciò sostituzione rapida delle batterie e hanno raggiunto insomma un traguardo che sono quello dei 2 milioni di batterie scambiate. Ecco, questa è la NIO, che ne avevamo già parlato probabilmente qualche puntata precedente. Se in Europa o quantomeno in Occidente vediamo faticoso la possibilità di scambi rapidi di batterie, nel mondo cinese invece è qualcosa su cui la NIO sta proprio spingendo tanto. Qui in Europa ne abbiamo già parlato, appunto, si prevede qualcosa di simile magari per scooter o comunque piccoli mezzi a 2 ruote, mentre sulle macchine è qualcosa insomma di un po' più complesso da fare, insomma.
Qui abbiamo qualche dato aggiuntivo, non so se vuoi commentarlo tu, Dani, però qua abbiamo diciamo, il battery swap in 5 minuti. Esatto, battery swap in 5 minuti, che è il traguardo raggiunto da NIO con la robotizzazione dell'estratto della batteria, nella quale tra l'altro viene anche sollevata l'auto, quindi comunque un impianto abbastanza complesso che poi tratta tutta la batteria a canone, quindi c'è un canone fisso che ti permette di fare tutti i cambi batteria che vuoi, quindi comprende anche l'energia. I due tagli di batteria di NIO attualmente sono 70 e 100 kWh. Sì, esattamente. L'altro aspetto che magari vogliamo appunto magari entrare più nel dettaglio, giusto per darvi due dati, qua fanno vedere proprio quanto si risparmia avendo una batteria a noleggio anziché diciamo acquistarla direttamente. Qua siamo in RMB, sono più o meno 16.000 euro per la batteria da 100 kW e 9.000 per la batteria da 70 kWh. Ovviamente il battery swap, come dicevamo, si porta dietro proprio un modello di business diverso, che è un po' tutto suo. E tra l'altro una cosa forse interessante di questo modello di business può essere, chiedo a voi esperti, un po' meno stress dal punto di vista della batteria, che può essere ricaricata a una potenza più bassa rispetto a un supercharging o un hypercharging, giusto? Sì, assolutamente, perché avendo più tempo, una volta che abbiamo scambiato la batteria, l'utente parte e diciamo si allontana con la batteria carica, l'altra, in funzione ovviamente di quante batterie può contenere la stazione, perché se consideriamo che ne so 5 minuti a cambio, mettiamo anche proprio che si sfrutti tutto il tempo, perciò fa 12 cambi all'ora, perciò vuol dire insomma che abbiamo decisamente più tempo per caricare rispetto a magari ai 10-15 minuti delle cariche rapide che si fanno abitualmente, perciò insomma si può preservare un po' di più la batteria appunto in questo senso, ma io non credo però che si faccia per questa ragione, sinceramente. Sì, sicuramente la ragione dei tempi è quella che giustifica poi la complicazione di tutto il sistema, perché ovviamente una batteria che non è tua, che viene continuamente cambiata, che magari potrebbe aver preso un colpo in quella rampa di garage in cui non ti aspettavi, nel senso, le batterie sono comunque un elemento che è in una zona che potrebbe essere sollecitata in una determinata maniera. Giustificare tutta questa complicazione del circuito probabilmente è dovuta principalmente al cambio rapido e non tanto allo stress ovviamente che può subire la batteria in ricarica. Bene, diciamo che da qui insomma possiamo pensare ad altri sistemi di ricarica che non sempre prevedono un contatto o uno scambio. Esatto, perché una cosa che chiedono tutti, allora quella che noi utilizziamo di solito, il cavo, quella sì, che sapete come si chiama ricarica conduttiva, perché c'è un conduttore che si aggancia e quindi chiude un circuito, c'è un contatto tra metalli. La ricarica conduttiva è la solita alla quale siamo abituati a cavo, ma ce n'è un'altra su cui secondo me in tanti sognano, perché comunque è un qualcosa di interessante, che è un po' anche affascinante e che stiamo vivendo soprattutto sugli smartphone. In particolare, ad esempio, una delle tecnologie di iPhone ormai arriva a 15 watt, quindi una ricarica molto potente per la ricarica del telefonino, è la ricarica induttiva, dove non c'è quindi un contatto, ma ci sono... Scusate se vi interrompo, ma in Germania ci sono già le corsie per questo. Paolo, da dove sei? Paolo, sei da Telegram. Guarda, alle domande facciamo la parte finale per le domande, poi così aggiungiamo delle news. Nulla. Quindi qui parliamo della ricarica invece non a contatto. Ecco, nella ricarica non a contatto quali sono le specifiche interessanti che si stanno affacciando nel mondo dei trasporti? Sì, ma diciamo che allora ad oggi chi utilizza, appunto, se lasciamo un attimo da parte, per esempio come l'esempio che ci è arrivato, che è un po' diverso e sono comunque test effettivamente su piccole nicchie, chi sta cominciando a utilizzare in maniera massiva queste applicazioni sono o piccoli AGV, pensiamo a quelli di Amazon che girano all'interno di magazzini, o addirittura ricariche ancora più piccole come quelle dei telefoni, oppure in realtà molto spesso si pensa solo al grande, come per esempio quel ferry boat, insomma, che abbiamo fatto vedere prima e possiamo vedere successivamente,
che prevedono in realtà delle stazioni di ricarica molto grandi per ricaricare velocemente questi ferri quando arrivano da una parte o dall'altra, diciamo, della sponda. Manca un po' quello che ci sta in mezzo. Forse noi diciamo utilizziamo una tipologia di ricarica già comunque abbastanza rapida, perché parliamo di 32 kW di ricarica a induzione, ed è una, diciamo, delle più grandi che c'è attualmente in commercio sul mondo, diciamo, industriale, ecco. 32 kW addirittura, quindi sui mezzi che dotati delle vostre Poi vedremo, sì, esattamente. Questo diciamo che è perché si parlava mentre preparavamo la puntata, idrogeno sì, idrogeno no, e loro abbiamo detto ma ci sono in realtà nella nautica è previsto, però ad oggi stanno facendo tanti veicoli, scusate, tante imbarcazioni comunque full electric, giusto Dani? Sì, principalmente quelle imbarcazioni dove si può prevedere proprio i traghetti che hanno sempre la stessa tratta e spesso sono sui laghi, quindi su superfici d'acqua abbastanza tranquille. Si sta prevedendo più l'elettrificazione a batteria che non quella a idrogeno, che è una complicazione sia per la produzione che per il trasporto eventuale, sia per il rifornimento, anche per questioni di sicurezza, di margini di sicurezza e via dicendo, che ovviamente per i costi. La batteria invece sui traghetti, in Norvegia ce lo stanno insegnando, ma la sperimentazione sta andando ormai in tutto il mondo, è molto più flessibile, può avere delle ricariche ultra rapide, e in questo caso la ricarica induttiva, dove non c'è un contatto, permette anche in ambienti particolari come quelli marini ovviamente di avere una efficienza elevata, e soprattutto di non avere delle dispersioni, non avere dei contatti a vista. In questo momento, per chi ci segue su YouTube, stiamo proprio facendo vedere come funziona la ricarica a induzione, dove abbiamo un piatto, proprio un piatto che si va ad appoggiare alla parte dove ci sono le bobine. La ricarica a induzione, ricordiamolo, è un po' come tagliare a metà un trasformatore. Ci sono due bobine, il circuito si ricongiunge quando c'è una vicinanza di qualche centimetro. Ecco, in questo caso poi dei sistemi anche magnetici aiutano ad allineare al meglio le bobine, e ovviamente questo ha una efficacia importante, perché la dispersione, Alan, sarebbe un problema dal punto di vista elettromagnetico e di efficienza, giusto? Sì, tramite opportune, come hai detto, lo schema di principio è molto semplice. In realtà servono tecnologie avanzate per fare in modo di mantenere delle efficienze molto elevate. Un'eventuale dispersione al di fuori, tanto quando si parla di potenze così elevate, sarebbe un problema proprio di consumo energetico e di calore dissipato, potrebbe far colare i metalli vicino, se ci fosse, e sicuramente deve essere anche contenuto tramite stretti normative di riferimento per la sicurezza delle persone o degli oggetti attorno. Parliamo in generale di applicazioni, e forse questo è anche uno dei motivi per cui non si usano per le auto, in cui, tipo queste nel traghetto, sono persone che vanno proprio a strettissimo contatto con il sistema di ricarica. D'altra parte, avere dei contatti scoperti in certe situazioni porrebbe rischi di sicurezza, oltre che di, diciamo, degrado, perdita di funzionalità col tempo molto superiori. Dani, se vuoi mettere il video, si vede, ho trovato un altro video che si può... Eccolo. E così come nei traghetti, dove comunque nelle manovre di parcheggio si riescono a ottenere comunque dei posizionamenti abbastanza precisi, magari anche aiutati da dei sistemi di accoppiamento magnetico delle piastre, così come nell'industria, dove ci sono i sistemi di guida autonomi, si riescono facilmente ad ottenere le precisioni di centimetri, pochi centimetri, che permettono di ottenere un accoppiamento sufficientemente preciso e molto rapido, molto più di quanto lo sarebbe una movimentazione meccanica di un connettore conduttivo, se parliamo di movimentazioni automatiche. E qua nel video vediamo che c'è proprio in realtà un braccio robotico che avvicina, diciamo, la parte transmitter e la parte receiver.
Cioè questo probabilmente... L'animazione è molto interessante, appunto vi invitiamo poi a visitare il sito internet di Flash Battery, dove trovate una pagina riassuntiva, dove trovate tutti i video che saranno anche sottotitolati in inglese, tra l'altro, e c'è il video che stiamo guardando in questo momento, è molto esplicativo di come funziona la tecnologia, tra l'altro ha una potenza molto importante, adesso siamo a 482 kW, vedo Sì. in questo momento, quindi una ricarica da mezzo mega, molto molto interessante. E qui in questo video fa vedere, per questa specifica applicazione possono arrivare fino a 50 cm di distanza tra il transmitter e il receiver. Wow, mezzo metro di distanza, se ci passa in mezzo un piccione è un disastro. Del campo ce n'è. Bene, questo è molto interessante. In queste applicazioni è molto interessante. Io personalmente esprimo un mio parere: nell'automotive la ricarica a induzione, magari in parcheggio e via dicendo, non lo so, non ce la vedo molto. Ci sono tante variabili importanti che la rendono attualmente abbastanza sconveniente. In primis l'allineamento, ma poi anche la ripetitività. Quindi molto da vedere. Andremo a cavo per tanto tempo con le auto, questo è poco ma sicuro. Al limite il battery swap che potrebbe, ma è veramente complicato da un altro punto di vista che è quello industriale. Bene. Poi puoi far vedere, Dani, nell'industria come... Industriale, ragazzi, perché abbiamo un bellissimo video da vedere insieme, quindi ancora una volta vi invito a raggiungerci su questo canale per vedere i video appunto che abbiamo e che stiamo facendo, che stiamo mostrando ai nostri. Eccolo qua il mio. Adesso avvierò invece quella che è una ricarica industriale, e non vedremo solo una ricarica industriale, ma anche i mezzi che la usano, che sono veramente interessanti. Possiamo commentarlo qui sotto. Sì. Vediamo. Sì, queste qua vedete senza delle nessuno. Sì, aziende senza nessuno. Questa stazione verticale, magari Dani, se vuoi tornare un po' indietro, mettiamo un attimo in pausa così possiamo... Vai. Ok, perfetto. Qua vedete proprio queste torrette verticali con queste due piastre bianche laterali che sono proprio la parte transmitter dove viene fatta la ricarica. Proprio queste colonnette sono a 32 kW e lato carrello, forse se andiamo più avanti vediamo un'immagine dall'altra parte in cui le vediamo applicate anche sui carrelli. Vediamo un attimo, forse questo si sta avvicinando, vede ovviamente si avvicina. Questa invece è la vecchia tecnologia, ecco, eccole qua, queste piastre bianche qua, le vedete sul carrello, esatto, e se vai indietro appena, Dani, frizza dove c'è le piastre di rame, esatto, questa, esatto, ottimo, vedete questa tecnologia un po' più vecchia, perciò barre di rame, e là in fondo vedete il carrello in carica in cui c'è proprio un'automazione che spinge i contatti e va a contattare in maniera efficiente. Quali sono i vantaggi comunque dell'induzione? Uno, che non c'è più nessun rischio, tra virgolette, di scintille. Considerate, qua vedete un ambiente veramente molto pulito, ma a volte ci troviamo a lavorare in aziende cartiere dove c'è polvere di carta ovunque, perciò togliere il rischio scintilla offre un grande vantaggio. E poi invece anche sotto il punto di vista manutentivo, non avere piastre da pulire, perché comunque c'è sempre un po' di come dire... Sì, si può la manutenzione è un componente soggetto ad usura e a manutenzione. Sì, no, non mi viene il termine del rame che sì. Ossida, grazie mille ragazzi, non mi viene il termine perfettamente. Perciò sicuramente questo può essere parte del futuro. Ci sono ancora poche aziende che fanno sistemi come questo che noi appunto abbiamo la possibilità di utilizzare quotidianamente. E com'è l'efficienza nel caso dell'induzione, ad esempio? È molto alta, in realtà io mi aspettavo un'efficienza molto inferiore, in realtà siamo sopra il 90%, perciò si riescono ad avere veramente rendimenti importanti, e ho scoperto anche utilizzandoli che in realtà non è vero che più vicino vai più efficienza hai, perché comunque non è così. In quelli che utilizziamo noi funzionano molto bene da 1 a 4 centimetri, poi ovviamente più ci si allontana più si perde un po', diciamo, l'efficienza. Bene, molto, molto interessante. Ci sono già un po' di domande, vi ricordiamo che fra poco andremo proprio a risponderci il più possibile. Ho fatto appunto parte di carica a induzione. Bene,
Andrei, vediamo un pochettino se abbiamo qualcos'altro da vedere, abbiamo un video. Ma diciamo che visto che prima diciamo c'era quella persona che ha fatto la domanda, io non vedo Dani il nome, Aspetta. possiamo fare vedere di cosa si sta parlando. L'ho messo lo trovi già qui, questo test che hanno fatto appunto sulle autostrade, e qui cosa hanno fatto? Praticamente la stessa cosa che abbiamo creato noi, però la fanno in maniera dinamica, perciò creano appunto dei trasmettitori sull'asfalto, o meglio sotto l'asfalto, annegati nell'asfalto, e le vetture che passano sopra devono avere appunto una parte ricevente che può andare a caricare le batterie. Ovvio che secondo me sarà complesso fare, devo essere sincero, se devo dare un parere sarà complesso, e secondo me abbastanza costoso come soluzione. È un'infrastruttura costosa, assolutamente complessa, e anche la manutenzione comunque non è da poco, ricordiamolo. E con l'avvento di batterie sempre più capaci, piano piano è sempre meno necessaria. Quindi... Io magari vedo meglio forse una linea pantografo per i camion, anche quella sperimentata. È vero che ha dei limiti. Quello tra l'altro la stanno sperimentando nella Bergamasca. Ah sì? Non lo sapevo. Sì, sulla Brebemi c'è proprio una tratta in cui è stata elettrificata, quindi c'è la catenaria, la classica catenaria in aria, e ci sono alcuni camion che hanno il pantografo per la ricarica. Lì appunto andrà a regime breve, e vi terrò aggiornati su questo fronte, però c'è stato previsto proprio qualche chilometro di sperimentazione di questo tipo qui, quindi con la ricarica a catenaria con il pantografo. Se volete ho in Power, non so se vogliamo dargli un'occhiata. Sì. Vedete? Ok, allora ce l'abbiamo qui, eccolo qua. Sì, questo è sempre, diciamo, il produttore, diciamo, che utilizziamo noi. E qua fa vedere un video un po', spiega un po' meglio come funziona. Vedete la possibilità di questi carrelli a guida autonoma. Come dicevamo prima, i mezzi a guida autonoma sono quelli che riescono ad avere una precisione di avvicinamento migliore, perciò sono i primi che sfrutteranno queste tecnologie senza bisogno, perché già se abbiamo un mezzo autonomo poi devo andare ad attaccare la spina. È vero che già questo non si fa più perché si utilizzano delle spazzole, però diciamo le contattazioni a spazzole vanno manutenzionate, e è sempre un punto critico. Perciò togliendo anche questo si aumentano, diciamo, le efficienze, si riducono i fermi macchine, fermi impianto. Cioè io, se devo vedere una progressione dopo l'industria, vedo molto bene anche magari i mezzi aeroportuali o portuali, che sempre di più stanno diventando guida autonoma anch'essi, perciò penso che ci sarà un futuro su questo. Ecco, vedete, qua si vede bene la parte sia a terra sia la parte sul caricatore. Scusate, sì, la parte sul mezzo. È un'animazione molto interessante che vi ricordo, appunto, per chi si fosse connesso dopo, che potete rivedere sul sito flashbattery.eu, giusto? E lì trovate... In realtà è .tech, ma lì possiamo mandare direttamente al sito, diciamo, YouTube di Flash Battery, in cui trovate direttamente tutte le weekly, esatto. Trovate tutte le weekly, compresa quella di oggi, e un po' di video interessante. Allora, abbiamo qualche minuto. Che ne dite di parlare di Hyperloop? Assolutamente, ce l'abbiamo qui. Vediamo se ce l'hai. Clic. Tac. Vediamo dove. Hyperloop, ragazzi, che ricordiamo per chi non lo conoscesse, ovviamente è una tecnologia prima ancora che un'azienda, ovvero cercare di fare andare maglev, quindi treni a levitazione magnetica, in un tubo che è sottovuoto possibilmente, e permette poi di andare ad altissima velocità. Elon Musk questa cosa non l'ha portata solo sui treni, ma siccome già aveva fatto un'aziendina per scavare, perché ha creato un'azienda per creare delle gallerie, sotto Las Vegas che cosa ha fatto? Ha fatto un bel circuito di qualche chilometro, costato una cinquantina di milioni se non erro, nel quale praticamente una flotta di Model S, Model 3, Model X si muove facendo da taxi sotto la città in maniera autonoma. Ad oggi c'è ancora il pilota a bordo, stanno facendo solo le prime sperimentazioni, però l'obiettivo è quello di spostare il traffico dalla superficie sottoterra, avere mezzi a zero emissioni, quindi non ci sono problemi di trattamento dell'aria, e avere dei circuiti molto rapidi dove si possono muovere anche in maniera autonoma le auto. Bene, questa prima sperimentazione è già partita.
Sì, esattamente. Bisogna vedere i risultati di questa, diciamo, di questa installazione, perché sicuramente fare delle gallerie non è proprio economicissimo e comunque utilizzare autobatterie è l'unico modo, o batterie oppure se non si vogliono fare delle normali metropolitane. Esatto. Qui la potenzialità potrebbe essere anche interessante nell'accesso con la propria vettura privata. Bisognerà vedere quali saranno il modello di business, però già si presenta molto psichedelico, perché anche la struttura dovete andare a vederla, è veramente particolare, con tutti questi neon con colori diversi, molto cyberpunk. Qui veramente siamo cyberpunk totale. Bravo Masca. Ottimo. Che ne dite? Passiamo a qualche domanda e risposta. Abbiamo un po' di domande a destra e a manca. Allora, i ragazzi che siete sulla chat di Telegram, se volete potete smutarvi e fare una domanda. Allo stesso modo anche nella chat di Clubhouse, chi avesse qualche domanda da fare per Battery Weekly, abbiamo qui i super esperti delle batterie, che sono Alan e Marco, quindi easy. Allora, vediamo un po'. Tra l'altro qua vedo che c'è una domanda per quanto riguarda la Formula E. Nell'attack mode chiedono se è wireless. In realtà qui penso che sia solo un punto, diciamo, di innesco software. Esatto. È un'area dove si innesca via software praticamente l'attack mode, non c'è una parte wireless, però molto interessante. Sempre sulla ricarica a induzione si dice, Maurizio chiede, gli spazzolini elettrici usano anche questa tecnologia? Sì, esattamente. Sì. A bassissimissima tensione, 5 volts penso, non di più, comunque, perché la batteria di solito, se è al litio, è comunque una batteria da 4,2 ed è una ricarica da induzione da sempre. Ecco, lì è nata per praticità praticamente, però è importante. Poi sempre Maurizio chiede quanti mezzi potranno attaccarsi al pantografo, e lì penso non ho le specifiche tecniche di questa. Lì comunque saranno mezzi pesanti, tutti i mezzi pesanti energivori, secondo me si potranno attaccare, dagli autobus ai camion, anche magari perché sono quelli che avranno bisogno di coprire grandi distanze e fanno fatica a caricarsi velocemente su delle stazioni. Questo penso che sia il loro scopo. Sì. Questa domanda di Fabio è carina, dice: con le distanze tra strada e auto e il non perfetto allineamento degli avvolgimenti non avrebbe perdite enormi? L'inserzione in rete di una lunga linea a induzione creerebbe dei picchi critici? È molto interessante. Ma allora, la parte di allineamento degli avvolgimenti si parlerebbe comunque sempre di strade a ricarica induttiva, e qui c'è qualche sperimentazione, ma non è andata alla grande da che abbiamo visto. No, insomma, ha dei costi veramente molto importanti, poi devono esserci appunto anche le macchine equipaggiate da questi sistemi, perciò è tutta roba veramente molto sperimentale. Utilizzano qualcosa di questo tipo, simile, una tecnologia un po' più semplice, però si utilizza sempre nel mondo degli AGV piccolini, perciò questi veicoletti, diciamo, da magazzino piccoli, interrando un filo che crea appunto un campo elettromagnetico, e sopra questi sistemi diciamo si possono ricaricare, però si parla di oggetti comunque a bassa potenza, che arrivano al massimo a 1 kilowatt, 1 kilowatt e mezzo di ricarica, perciò dedicate veramente a poche applicazioni. Sull'ultima parte della domanda invece, sui picchi critici, no, i picchi non credo, perché comunque è momentaneo, sarebbe uno spostamento del carico sulla strada, insomma. Poi lì diciamo che dal punto di vista tecnico comunque è fattibile anche il discorso delle perdite. Evidentemente ottimizzando il sistema, considerando queste distanze e anche facendo in modo che diciamo, in caso di non perfetto allineamento, quell'energia non viene assorbita dal veicolo ma non viene dispersa, come in un trasformatore, diciamo, che anche se non alimenta niente non è che disperde l'energia, tutta la potenza che potrebbe erogare, ha un suo minimo di perdite ma molto trascurabili, e così sarebbe il sistema. Diciamo, l'ostacolo maggiore è proprio il costo, che benché vada limiterebbe l'applicazione a proprio particolari siti, ad esempio una corsia di un'autostrada particolarmente magari trafficate e percorsa da camion speciali. In autostrada l'avranno fatta, non so, tra Monaco e la città vicina, non lo so,
non è sicuramente applicabile su tutta la rete autostradale. Questo credo nessuno ce l'abbia in mente, questo. Sì. Ciao Simone, che vedo che sei qui in Clubhouse. Sì, ciao. Ciao Simone. Ciao a tutti. Una domanda che non so se magari è un po' fuori dal contesto di oggi, però riguarda sempre la batterie. Sì. Anche per le batterie di piccolo taglio, per le auto ibride, sempre basate sulla tecnologia quella nickel, manganese, cobalto. È sempre consigliato non arrivare mai al massimo della ricarica e non farne mai scaricare al massimo, perché con un'auto ibrida plug-in che abbiamo a casa non c'è la possibilità di settare il massimo livello come sulle Tesla. Chiaro. E quindi è sempre un po' un problema andare a beccare la tempistica giusta in cui staccarle, a meno che uno non è lì pronto. Domanda interessante. Non ho esperienza diretta, sinceramente. Dipende molto può dipendere anche da veicolo a veicolo. La batteria in quei casi è utilizzata probabilmente a dei margini già di partenza, cioè il fatto che il 100% in realtà probabilmente non è il 100%, ma è un livello di massima carica che già tiene conto del fatto che la batteria viene gestita in un certo modo e che ne preserva la vita. D'altra parte, nell'ibrido plug-in ottenere quei 10 km in più di autonomia non è quella la cosa fondamentale, è preferibile ottenere una garanzia di lunga vita della batteria. Sì. Però d'altro canto in una batteria da 11 kW4, come quella ad esempio della Renegade 4xe, già sono pochi i chilometri che ti danno a disposizione, quindi i famosi 50 poi abbiamo già testato che non sono assolutamente 50, però tenerli ridotti ancora praticamente staccandola prima e quindi lasciandola all'80% piuttosto che al 90% è sempre un po'... Vabbè, era giusto per capire, perché né in concessionaria né da nessuna parte mi hanno saputo rispondere e quindi ci sono poche informazioni al riguardo. Sinceramente sono sorpreso che vendano ancora delle vetture con nickel, manganese e cobalto. Sì. Erano un po' di avanzi che hanno voluto mettere per farla io. Perciò non diglielo a questo ascoltatore, cioè poverino, gli hai detto che ha comprato una macchina con degli avanzi. No, Simone, grazie mille, anche perché non me l'hanno regalata. No, ascolta. No, è strana la scelta della chimica, è questa la No, ma in realtà sono così, diciamo, a parte i micro ibride, usano comunque questa chimica, non saranno magari le stesse identiche celle, però ma usano sempre NMC. Sì. Oltretutto l'ho scoperto andando a leggere su un approfondimento di Al Volante, per dirlo, perché in realtà se vai a guardare non c'è scritto da nessuna parte che tipo di chimica utilizzano. Dai. No, vabbè, lì adesso mi sono buttato sul mondo dell'elettrico anch'io e ho ordinato la mia Tesla e quindi adesso vi sto seguendo da tutte le parti. Grande. Però adesso mi è venuto il dubbio, ma quell'ibrida che abbiamo, come la devo trattare, è un po' un problema. Cioè un po' un problema. Non so se sto accorciando la vita o no, perché comunque la garanzia di 8 anni te la danno. Ok, la garanzia c'è di 8 anni anche su quel pacco per la ibrida, che comunque è buono, il fatto che comunque su un'auto ibrida con una batteria così piccola ti diano tanta garanzia di 8 anni come fa Tesla su batterie enormi. Mi riservo di dire, bisogna vedere cosa garantisce, cioè se garantisce il corretto funzionamento, ma non penso che garantisca la capacità. Simone, se ti puoi informare sarebbe interessante, magari un giorno ne parliamo. Se puoi vedere le specifiche proprio di questa di quello che ti assicurano, che ti garantiscono, cioè se c'è una capacità raggiunta la quale poi ti sostituiscono la batteria o se ti garantiscono solo che lei funziona indipendentemente dalla capacità. Se riuscissi a farcelo sapere sarebbe interessante. Sicuramente. Grazie veramente. Grazie a voi. A te. Maurizio poi chiede: le ricariche a pantografo quali tipi di batterie potranno ricaricare? Gel Lion? O gel o litio? Gel credo proprio che non serva a niente, soprattutto su ricariche rapide ad alta potenza, assolutamente no. Bene, se c'è qualche altra domanda, vediamo se c'è qualcuno. Grazie alle risposte, concordo sul fatto
che sia un esperimento troppo costoso e impegnativo, quello è sempre la questione, al di là del time to market, è quanto poi costano questi esperimenti. Cioè, si può sperimentare fino a un certo punto, ma poi... consideriamo anche che comunque l'asfalto ha un'usura, cioè poi deve Sì. essere sostituito, perciò bisogna fare veramente poi attenzione se sotto andiamo a mettere degli elementi diciamo elettronici di questo tipo, insomma pensiamo già solo come sono messe le nostre strade, se ci andiamo a mettere dell'induzione sotto diventa complesso. Visto che prima siamo rimasti un po' sorpresi di una batteria ibrida invece abbastanza diffusa, l'NMC. No, io in realtà faccio mea culpa, io avevo capito cadmio, perciò per quello nella mia testa sono partito con il nickel cadmio e... io ti ho seguito a ruota, quindi attenzione perché infatti perché mi sembrava che fosse lo stesso chimica dei quali delle Tesla, ho detto ci siamo accorti dopo. Sì. Anch'io pensavo a sale quando ho seguito come i muli, no? Lui dice ha detto così, ha detto forse il cadmio, invece no, avevi detto NMC. Tra le batterie allo stato solido ci sono anche le batterie al sale, corretto? Chiede un utente di Facebook, ma sono paragonabili come prestazioni e costi alle batterie al litio? Ma io allora ce ne ho parcheggiate di batterie a sale. Zebra di 2 Panda parcheggiate, finite. Ma allora, una cosa buona che avevano queste batterie erano comunque la densità energetica che non era male. E tutto il resto diciamo che è un po' un disastro, nel senso che sono batterie che devono lavorare a temperatura alta internamente, lavorano sopra i 200 gradi se non ricordo male, perciò soffrono di un'autoscarica particolare, se si raffreddano c'è una procedura particolare per riscaldarle, i cicli sono molti meno, insomma hanno tante limitazioni, credo che sia una chimica appartenente al passato. Poi, era una bella speranza perché si tratta ovviamente di materie prime reperibili praticamente ovunque, quindi è stata interessante, se non ricordo male, un brevetto svizzero possibile che poi è stato acquistato in Italia, c'è stata una linea, appunto sono venute fuori anche le Panda, io ne ho comprate un paio, la prima batteria che si è raffreddata per sempre, nel senso che purtroppo l'elemento riscaldante è interno, e la batteria è tutta sigillata, quindi finito il riscaldamento, finita la batteria. È vera la densità energetica, diceva Marco, che perché comunque su 160 kg di batteria c'erano qualcosa come 14 kWh di energia, che non era poco, però tutta un'altra serie di difetti. Col caldo avevano difetti perché non davano abbastanza energia, col freddo avevano il difetto che consumavano tanto per tenersi calde. Anche lì sta tutto nella sperimentazione, che a un certo punto è arrivata all'industrializzazione, ma loro non erano nate per le auto, quelle batterie lì, proprio per la loro specifica di temperatura, 270 gradi, per tenere liquido il catodo, giusto Alan, se non ricordo male? Non sai più te di me. Ecco, per tenerlo liquido praticamente consumavano tantissimo ed erano nate per le fuel cell, erano nate proprio per l'idrogeno, per i sistemi a idrogeno, che come scarto hanno il calore. Io so che erano nate appunto per applicazione stazionaria, che poi hanno convertito all'utilizzo su veicoli, tant'è che mi sembra di questi giorni ci è arrivata una richiesta, diciamo, di sostituire appunto una flotta, se non sbaglio, di autobus che montavano queste batterie con delle batterie a litio. Direi che siamo andati lunghissimi. Siamo andati lunghi, ragazzi. Come sempre bello, poi grazie anche a Simone, grazie ai ragazzi che ci hanno raggiunto e che hanno fatto delle domande sui social. La puntata la trovate sul sito di Flash Battery e anche su YouTube di Flash Battery, anche sottotitolata in inglese. Sapete perché? Perché spesso magari vi trovate sui social o con qualche amico a discutere di batterie, perché se ne sentono di tutti i colori. Oggi non abbiamo avuto tempo di fare il cazzettario, che è un po' una raccolta delle cose un po' più strane che vengono dette sulle batterie. Però abbiamo la fortuna appunto con Alan e Marco di fare un punto su qualcuno che sulle batterie ci mette le mani tutti i santi giorni. Magari avete qualche mito da sfatare e potete andarlo a far vedere anche all'amico che parla solo inglese, perché sono tutte sottotitolate. Alan, Marco, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao.